Okay. Good afternoon, everybody. Buongiorno a tutti. My Italian's not so good, so I have a nice Il interpreter. mio italiano non è perfetto, di conseguenza ci sono io all'ultimo momento, però. So I'd just like to thank the organizers, first of all, Dr. Aperio, who invited me here along with my good friend Ascanio. Vorrei ringraziare tutti per l'invito e soprattutto Ascanio. I'm very happy to be with such a distinguished group of scientists. E sono molto contento di stare qui vicino degli scienziati così bravi, bravissimi e conosciuti. So, as Ascanio introduced, I'll be talking about longevity genes today. Perciò, come diceva prima Ascanio, lui ha parlato dei geni di longevità, di conseguenza parlerò anch'io a proposito di questo. Okay, first of all, I'd just like to introduce a little bit about the research that I'm involved with. Ok, questa è la mia ricerca, vorrei anche presentare anche questo lavoro. I'm involved with two very large epidemiological studies Ok, of healthy aging. ok, perciò questo è uno studio di healthy aging, di Invecchiamento salutare. qualsiasi momento, prego. The first one is taking place in Hawaii. It's called the Honolulu Heart Program. This study's been, it's been running now for 51 years. Ok, so questo è il primo progetto, Honolulu Heart Program. Sono 50 anni, 50 years? Sono 50 anni che vada avanti, che sta in svolgimento. So the population of this study, as we can see from the slide, began with a cohort of 8,000 middle-aged American men of Japanese ancestry. Perciò questo è uno studio di ben 8.006 americani maschi di origine con qualche discendenza giapponese. So, as you can see from the slide, there's now over 1,200 nonagenarians and centenarians in our database. Perciò attualmente ci sono 1.200 centenari e There's a number of ancillary studies. We have the Honolulu Asia Aging Study, which also utilizes this cohort, and that's a study of dementia, Parkinson's brain. In più c'è questo studio di Asia Aging che si concentra un pochino più a proposito del Parkinson's, perciò è in aggiunto di questo studio. Okay, so we've got the lifespan and the health span study. In più c'è questo studio di lifespan, come posso? Allungamento della vita. Ok. So these two studies are looking at trying to understand both the genetic and the non-genetic factors that are associated with healthy aging. Ok, perciò questo studio si concentra sui fattori che sono sia collegati con la genetica, ma anche i fattori che non hanno a che fare con cioè i nostri geni. Thank you very much. Potete, sì, esatto, ci dobbiamo aiutare qui, non sono assolutamente una scientist. Just a quick note that Hawaii is it's an interesting place to do research because in the state of Hawaii we have the longest average life expectancy of all the 50 states. Ok, so in Hawaii è un bel posto, cioè particolarmente, è un bel posto, it's a beautiful place too, yeah? È un bellissimo posto, ma anche molto interessante perché ci sono delle persone con una life expectancy. Aspettativa di vita. Sì,
sì, molto, molto alto, ecco. The other major study that I'm involved with is the Okinawa Centenarian study. And Ok, questo altro studio del Okinawa, dei centenari di Okinawa. so this study's been running about 40 years. Questi sono 40 anni che vado avanti. And it was begun by Dr. Makoto Suzuki in 1976. E nel 1900 è stato iniziato questo studio dal dottor Suzuki. And I'm mostly running it these days because Dr. Suzuki is getting quite up there in age. Oramai anche il dottore si avanza con gli anni, di conseguenza adesso Dr. Willcox fa il suo aiutante, diciamo. Yeah, he's I'm sorry. zeroing in on Centenarian status. Comincia a essere anche lui un po' centenario. How old is he now? Yeah, actually he's still quite young. He's only 83. So. Ha 83 anni attualmente, Mr. Suzuki. Okay, so we've seen over 1,000 centenarians since the study began. Ok, più oltre 1000 centenari adesso hanno visto in questo studio. Why are centenarians important? Well, they're the fastest growing population by age. If we look at the global population, centenarians are going to increase over 400% in the next few decades. Ok, perciò come mai? Perché queste persone, di questi centenari sono interessanti? Perché proprio sono in aumento. So they better be healthy. Perciò è meglio che siano in salute, ok? Otherwise, we're going to bankrupt our healthcare systems. Altrimenti il sistema sanitario potrebbe andare bancarotta. I think, everybody's familiar talking about longevity. This is the longest woman who ever lived, Joan Calment from France. This is her when she was 20. This is her 100 years later when she was 120. Ok, so la signora Jean-Louise Calment from France, dalla Francia, la donna più longeva. Thank you. She died in 1997. That was what, how many years ago? 15, 16, 17 years ago. Nobody's broken the record. Perciò It's morì 123. 17 anni fa, perciò nessuno è riuscito a superarla, ecco. Non è lei questo, no? So human beings have a finite lifespan, as we know. But some animals live very long, like this naked mole rat. Ok, alcuni animali come noi abbiamo un certo lifespan, cioè un certo aspettative delle vite, perciò abbiamo dalle ali. Invece ci sono alcuni animali che non hanno questo tempo fisso, diciamo. So the normal mouse model that we look at in studies of animal models of aging is 3 or 4 years, but this one is 30 years. Perciò i topolini hanno da 3-4 anni, posso dire. Invece questo animale qui che è la talpa, Tipo di ratto. un tipo di ratto fino a 30 anni. Some others, turtles. Was the turtle that Darwin first met. The turtle was 68 years old from the Galapagos Islands. È la tartaruga che incontrò Charles Darwin a 60 anni. So 100 years later, Darwin is long gone, and turtle's still around though. E la tartaruga ancora sopravvive a 176 anni. Other long-living animals are fish. The trees sometimes live to be almost 10,000 years old. So Perciò abbiamo questi altri organismi che riescono ad avere una longevità molto più. The hydra, yes. How many people know how long the hydra lives? Quante persone sanno per quanti anni può vivere una hydra? How do you say hydra? Idra, un piccolo polipo. It's like a little jellyfish, but Ok. basically Indoviniamo. forever. Forever, per sempre. I'm not sure if that's a good thing for humans or not, but
I'm going to tell you why. It's a little bit to do with the Foxo story, so keep Ok, that in questo, mind. ricordate questo perché questo ha a che fare anche con il discorso del Fox So, 03. let's talk about genes, longevity genes. How much of genes do we share? Parliamo di geni. Quanti geni condividiamo con questi organismi? Yeah, so if somebody insults you and calls you a mouse, they say, well, you're not far off, so are you. Se qualcuno You're fa 85% l'insulto e dice ma sei un topo o sei un ratto, di solito diciamo noi, usually we say you're a rat, you know? Close enough. Sei un topo, it doesn't really sound like. Però potrebbe essere non un insulto, esatto. Okay, so this slide is a very busy slide, but the key here is, what I want to say with this slide is that, and Ascanio, Dr. Palomino was talking about this earlier, was the importance of these nutrient signaling or nutrient sensing pathways that regulate longevity, such as TOR, RAS, or the insulin IGF-like signaling pathway. Ok, perciò dice il dottore che è piuttosto complicato questo slide, questo diapositivo, però vuole illustrare, esatto, vuole illustrare il fatto, questi pathways, scusate. Questi sentieri, queste vie metaboliche. Esatto, queste vie metaboliche. Mi dovete scusare che non sono... So, the key point with this slide is that FOXO is necessary when you calorie restrict these creatures all the way from yeast to worms to flies to mammals. Ok, molto importante, sorry, can I ask you to go really slowly? Yeah. That's okay. La cosa molto importante qui è che quando uno riduce, Restrizione no? calorica. C'è una restrizione calorica, So, in order to get the longevity effect, per avere questo effetto di longevità you need FOXO. è importante FOXO. Right. So, FOXO has been conserved. You can see a simpler form. Human beings have 4 FOXO genes, 4 isoforms. Perciò noi umani abbiamo 4 geni FOXO. The worms, DAF16 is the ortholog, is a similar, basically, essentially the same gene in earthworms. How many does it have? 15? Just one. Or just one? Perciò un lumbrico ha soltanto uno di questi geni. But in the 1990s, and why I'm focusing on C. elegans, or these little earthworms here, is because it was variation in this pathway that was first associated with longevity. It was the first time that we saw that if you had a slightly different version of one of these genes, it was DAF2 actually, that you had doubled the lifespan, and Cynthia Kenyon showed that in her earthworms. Ok, perciò Cynthia Canyon ha notato che con un leggero cambiamento, slight change, sorry, in the- Gene mutation. Yeah, mutazione. gene mutation. perciò mutazione di geni Raddoppiava la vita. raddoppiava la vita e c'era questo effetto di longevità. Okay, so basically, when you calorie restrict any one of these creatures, the FOXO program goes into effect. It changes the gene expression of other downstream target genes. Perciò, ripetendo, cioè una volta che c'è una restrizione delle calorie, se non sbaglio, allora si mette in effetto questo FOXO. So, I already said that, so I'm going to jump ahead here. L'avevo già detto, perciò vado avanti. Well, there's a lot of mechanisms associated with the aging process, but one very important mechanism is inflammation. Ok, l'inflammazione è anche un effetto che ha c'è un effetto su questo aging. So, in fact, I'm sure many of you have heard the term inflammaging.
queste putting inflammation and terminologie, aging together. inflammaging, cioè inflammazione e invecchiamento. E in italiano penso che non esiste già. Infiammazione e Infiammazione, invecchiamento. ok. So it's, yes, Franceschi's, one of the Italian aging researchers put that together. È stato inventato da Francesco di Modena, mi suggerisce. So, but inflammation we can see, now this is data from Dr. Arai, who's a colleague of mine in Tokyo. Perciò questa è data informazione da Tokyo. You can see inflammation predicts all-cause mortality in very late life, better than all of these other, better than telomeres. Ok, perciò si può prevedere l'invecchiamento seguendo l'infiammazione. Okay. Also, immunosenescence is associated with mortality beyond the age of 105. L'invecchiamento Associato con immunitario. mortalità. L'invecchiamento immunitario. Ok, è anche associato con la mortalità di oltre 150 anni di età. 105. 150. Oh, siamo andati avanti. So see, we have, all right, I'll go on. When we talk about the genetic basis of longevity, it's very interesting that we can take animals and we can engineer them through genetic engineering, and we can come up with smaller animals. This is yeast, these are mice, and these smaller animals will live longer. They'll also have less inflammation. Ok, molto interessante. Dalla parte sinistra vediamo il lievito, e la parte ovviamente di destra vediamo i topi. È interessante come anche il cambiamento genetico di un animale può influire sulla longevità, cioè un animale, perciò un animale più piccolo si vivrà più a lungo. Unfortunately, most so-called longevity genes have very small effect sizes, and they're very difficult to find. Sorry, can you repeat that, please? Most genes that influence human longevity as a phenotype is very complex. Ok, so è molto complesso questo longevità. So genes that influence human longevity, I geni che influisce la longevità, many genes with small effect sizes. molto geni con un effetto molto piccolo. So to find a gene with a large effect size is very rare. Perciò trovare un genio che ha un effetto radicale molto più forte è più difficile, molto più difficile trovare. So I put a slide together, the A team, the B team, the C team, and the D team. Perciò qui c'è un diapositivo che ha queste squadre A, B, C e D, Based on the number of replications. basato sulle replicazioni. You can see the D team, never replicated, has hundreds. This is the largest category. The A team only has 2 genes, ApoE and FOXO3. Perciò la squadra A ha soltanto 2 geni, invece questa squadra D centinaia. Okay, so now I'm going to get into the meat of the story here, FOXO. Adesso inizio la carne sulle... This is one of the participants in our study. Questo è uno dei nostri partecipanti dello studio. Okay, and what we found was that this FOXO, Abbiamo trovato che questo FOXO3, FOXO3, was very strongly associated with healthy aging and longevity in era our cohort. fortemente collegato con cioè invecchiamento, ma l'invecchiamento cioè buono, sano. So if you have the protective version of this gene, Perciò se c'è la versione protettiva di questo sorry. then if you had one copy of the protective G allele,
se c'era una coppia di questo gene, you had double the chances of living to the age of 100. raddoppiava la possibilità di raggiungere un'età 100 anni. di 100 anni. If you had 2 copies, you had triple the E chances. invece 2 copie di questo, allora era 3 volte. So you can be TT, which is the average phenotype, or the average genotype, I should say. Potresti essere TT, Or you can have one protective allele, be GT, oppure GT, or you can have 2 protective alleles, be GG. oppure GG, con 2 geni protettive, alleli. It's interesting that in our cohort of Japanese American men, GG means very old in Japanese. Ah, ok, perciò quando c'è in questo gruppo di giapponesi c'erano anche dei nomi, cioè dei ragazzi, uomini che si chiamavano GG, che significa uomo molto longevo addirittura, That was just a coincidence. è una coincidenza. Okay, so why is FOXO gene important for healthy aging? Perché FOXO gene è importante Because it's per invecchiare bene? it's all of these target genes are it's a superintendent gene. It's a boss gene. It likes to tell other genes what to do. È un gene che fa un po' il direttore, il boss, comandante, grazie. So all of these downstream targets, cell death, Perciò la morte di un cellula, reactive oxygen species detox, detox, DNA repair, riparazione del DNA, okay, all of these other processes. This is a gene also that Ascanio showed. Another important area is stem cell maintenance. un altro fattore molto importante è il stem cell, cioè il mantenimento del stem cell, Okay, cellule staminali. and we're particularly interested in stress resistance. E siamo particolarmente interessati nella resistenza allo stress. Now let's get back to our hydra. Torniamo a Hydra, il nostro polipetto. So FOXO is a critical regulator of stem cell maintenance in immortal hydra. That's why I showed you that picture of the hydra. Perciò FOXO-X è critico nel regolatore di queste cellule staminali in questo organismo. So if you overexpress FOXO, you get some increased interstitial stem cell and progenitor stem cell proliferation. So if you downregulate FOXO, you get a drastically reduced population growth rate of stem cells. Fondamentalmente nel polipo si vede che quando c'è una iperattivazione di questo gene c'è una iperattivazione di cellule staminali, viceversa è il contrario. Okay. So, when I talked about smaller animals living longer, Quando parlavo prima degli animali più piccoli che avevano una longevità più alta, when you calorie restrict animals, you get smaller animals. quando riduce le calorie chiaramente abbiamo la crescita minore, di conseguenza un animale più piccolo. When you calorie restrict humans, you get smaller humans. E quando facciamo nella stessa cosa per gli umani, eccoci, diventiamo più piccoli. So I'll give you three guesses to ask which one of these people has been calorie restricted. Perciò indovinate voi in queste 3 persone chi ha le calorie meno ristrette. Interestingly, we asked a question in our cohort. We said, well, if that's true in animals, what about human beings? So we said, do shorter men live longer? Perciò abbiamo fatto anche questa domanda, visto che succede anche negli animali questo effetto, vediamo se uomini con una statura più bassa vivono di più. Perché no? And that's exactly what we found in our cohort of American men of Japanese ancestry. Abbiamo visto proprio questo, And this was associated also with FOXO3 genotype. associato anche con il FOXO 03. Okay, so the question that we asked after we published these results, the original results
on our FOXO findings in the Proceedings of the National Academy in 2008. Sono stati pubblicati i primi risultati nel 2008 a proposito di questo studio sul FOXO 3. Our next question to ask was, okay, if you're a FOXO, if you're a carrier of the protective allele and you're living longer, you're obviously not dying. Allora ci chiedevamo se abbiamo questo gene, in particolare questa tipologia di alleli, potremmo arrivare a vivere senza mai morire. So we said, well, what are you not dying from? Allora cerchiamo di capire da cosa non moriremmo avendo questo allele. So we found that the strongest effect was coming from reduced risk for coronary heart disease. Quando hanno fatto questa analisi statistica è stata proprio la patologia coronarica ischemica quella che più beneficiava dalla presenza di questo allele. So this is CHD mortality by FOXO3 genotype in our original Japanese cohort and in our replication cohort of whites and blacks. Qui si vede proprio il confronto tra la comunità giapponese, quella bianca e quella nera, rispetto all'espressione del FOXO3. So if you've got at least one of the protective G alleles, that's here, you look at the survival curve, you're living longer. This is over. Quindi se c'è almeno uno dei due alleli protettivi, si vede proprio dalla curva, quella in nero, come c'è un effetto protettivo. If you're just the average phenotype, or sorry, the average genotype, you, which is a TT, you're living short. Se viceversa non hai almeno uno di questi alleli, quindi sei nella normalità, si vive meno. This is 15 years of follow-up. Un follow-up di 15 anni. So, well, how's it working? Well, again, I'd like to come back to inflammation here, inflammation. Quindi si va di nuovo adesso a guardare come interferisce con l'inflammaging, con l'inflammazione. We have C-reactive protein here. We can see it's a marker, a measure of inflammation, and it's a lot lower in the GT or GG carriers. Nel gruppo con gli alleli protettivi, quindi con questo FOXO3, per esempio la proteina C reattiva è molto più bassa, quindi l'infiammazione è minore. You can also see this with some of the interleukins, 2, 6. You can see TNF-alpha lower. So E questo si vede anche con l'interleuchina 6 e col fattore TNF. So what if you don't have the protective version of the gene? Cosa succede se viceversa non ce l'hai questa versione protettiva del gene? Now, Ascanio pointed this out earlier, very nice, far better than I can, but what can you do? Well, you can calorie restrict, La prima cosa che possiamo fare è ridurre le calorie per continuare a proteggerci. or intermittent fasting, Appunto, dicevamo prima con il dottor Polimeni, questo tipo di dieta a intermittenza. You can see these primate models, these guys are exactly the same age, but this one looks a hell of a lot younger. Sulla destra c'è un tipo di primate che ha una restrizione calorica, sulla sinistra invece un primate che può mangiare quello che vuole. And you see no glucoregulatory impairment in these animals, calorie restricted. E nell'animale con la restrizione calorica c'è una diversa regolazione anche del metabolismo glicilico. Half the cancer and half the cardiovascular disease. Metà della possibilità di avere cancro e metà della possibilità di avere patologie cardiovascolari. But some disciplined people like Ascanio, they can do fasting and things like that, but most of us undisciplined people have to think of it some other way. Ok, perciò la maggior parte delle persone non sono così disciplinati che non riescono a ridurre così, perciò noi che non siamo disciplinati che cosa possiamo fare? And this is where caloric restriction mimetic foods can help. Perciò ecco ci sono i cibi che replicano questo effetto di fasting o ridurre. E sono? So we find many of these caloric restriction foods in the traditional Okinawa diet. Perciò in questa dieta di Okinawa ci sono molti di questi cibi che replicano questo effetto. So what else do they eat? They eat a lot of seaweed. Mangiano molte alghe. So you get in your brown seaweeds, you find a lot of astaxanthin. Perciò cioè in queste alghe marrone si trova La staxantina. This was the staple of the traditional diet. però mangiavano molto di più queste patate dolci, It was not white rice. non il riso bianco. And these are, a lot of tofu in the diet, Molto tofu, so legumes. legumi,
and lots of green, yellow e vegetables. molto verdura. And a little bit of meat. Poco carne. So these are the key features. So what we have is a low caloric density. Perciò abbiamo una dieta di caloria, cioè poco densità, ecco, un basso calorie, Combined with a high nutrient density. collegato con una dieta ad elevata densità di nutrienti. The ideal combination. è una combinazione ideale, It's phytonutrient rich, ricco di nutrienti vegetali, ok? antioxidants, polyphenols, flavonoids, carotenoids, mostly from green, leafy, and yellow root Ok, vegetables. perciò queste soprattutto dalle verdure. It's low in glycemic load Basso in A basso carico glicemico. and highly anti-inflammatory. antinfiammatorio, antiossidante. Okay, so the antioxidant activity of anthocyanins from purple sweet potatoes is very strong. Perciò l'antiossidante è molto alto in questo particolare patata dolce. So an inflammation factor of 378, strongly anti-inflammatory. Un fattore di 378 è molto antinfiammatorio, perciò The problem is il problema è però nobody eats the sweet potatoes anymore, nessuno mangia più le patate dolci. except for me. This is me Tranne buying io, the sweet potatoes, eccomi. sweet potato truck in front of my Vicino house in ancora, Okinawa. comprando le patate quando arrivava. You notice I'm the only one there. Notate che ci sono solo io, perché oramai non mangiano più. Okay, so I'm just going to quickly go through these slides because I think I've made my point. Perciò vado avanti abbastanza velocemente perché è stato già forse nominato delle cose di prima. Another one, curcumin. Okinawa is part of the spice trade a few centuries ago, so lots brought in curcumin from India. Perciò anche a Okinawa c'è questo curcuma. Okay, a lot of curcumin. We can see curcumin extends lifespan. It inhibits oxidative stress by regulating FOXO, so it works together. It's a FOXO. Si è dimostrato che la curcumina va a regolare proprio questo fattore trascrizionale, il FOXO, attivandolo. Mice fed curcumin and polyphenols live longer. Sì, i topi nutriti a curcumina e polifenoli vivono a lungo, questo è un altro articolo. Recent evidence has suggested that astaxanthin is promised for modulating aging. Again, you're activating FOXO, upregulating the FOXO. Questo accade anche per la staxantina, come si vede in questo recente articolo, attivando il FOXO3. And you do this by changing the expression of downstream target genes that encode superoxide dismutases and catalases. Questo soprattutto accade con l'espressione del gene verso il superossido dismutasi e la catalasi. Okay, so I'm just going to wrap up here. What does the future hold for aging? Qual è il futuro quindi per un migliore invecchiamento? This is a picture of the beach I hang out on in Okinawa. Questa è una spiaggia in Okinawa. We all know that Google's trying to solve death now, Vogliamo sapere se Google può risolvere il problema della morte. right? They formed a company called Calico. C'è stata una compagnia, hanno formato una compagnia che si chiama Calico, proprio per risolvere questa problematica. They hired probably future Nobel winner Cynthia Kenyon to be their top scientist. Hanno messo insieme i migliori scienziati del mondo per risolvere questa problematica. Okay, so this is very interesting. So what's going on there? So, and what we are doing is we're looking at some nutraceuticals that can stimulate and upregulate the FOXO gene and reduce inflammation. Quello che noi stiamo facendo è seguire la strada dei nutraceutici che potrebbero stimolare il FOXO3 e quindi migliorare la longevità. Of course, you can just pick it up, seaweed off the beach in Okinawa, like they do there. Qui per esempio sulla spiaggia di Okinawa stanno raccogliendo delle alghe, But there are some companies that are growing it in Hawaii. e per questo ci sono già delle compagnie tipo questa in Hawaii che sta sviluppando questa tipologia di nutriente. This particular company is making astaxanthin more bioavailable through some chemical manipulations.
Questa compagnia attraverso determinate manipolazioni chimiche sta rendendo la staxantina più disponibile Okay, so there's a lot happening. I'm very excited about astaxanthin. e quindi c'è molta eccitazione intorno alla staxantina attualmente. One of my daily supplements. Ah, ok. È uno dei suoi supplementi preferiti. And I have no financial interest in any of that. Non ho nessun interesse finanziario a dirlo. Okay, just to conclude, Per concludere, FOXO3 appears principally to protect against coronary heart disease. allora, Mortality. FOXO3 sembra proteggere verso la mortalità da patologia cardiovascolare It's a large effect size. e lo fa attraverso insomma, un effetto piuttosto ampio. It's probably working with other mediating risk factors such as hypertension, Questo lo fa probabilmente mediando attraverso altri fattori di rischio cardiovascolari come l'ipertensione e l'infiammazione forse. as a risk factor. We found in our multivariate risk factor analytical model that it was as strong as hypertension. Nell'analisi non multivariata dei fattori di rischio il più interessato è stata l'ipertensione. So if you go to your doctor, and you might want to get, in the future, clinical genomics may be playing a role here when you look at somebody and say risk factor analysis or stratification for coronary heart disease. If you have one of those protective alleles, then you're in much better shape. Quindi in futuro quando andremo dal dottore cercheremo di capire attraverso l'analisi genetica se avremo questo fattore trascrizionale, questo gene, perché a quel punto saremo più protetti dai rischi cardiovascolari. It's like taking someone who has smoked a pack of cigarettes a day for 25 years and taking that out of the model. The G allele confers that much protection. E quindi sarebbe come continuare a poter fumare 20 sigarette perché si ha questo fattore protettivo. So I'm not saying you should smoke. Quindi questo non vuol dire che dobbiamo fumare, però ci fa capire come l'effetto protettivo ci sarebbe comunque. Just stick to the red wine. Rimanete attaccati al vostro vino rosso. Okay. Thank you very much. Grazie.